parleremo della normativa italiana in materia di immigrazione. Da questo punto di vista è importante ricordare che fino agli anni '80 in materia di immigrazione in Italia non esisteva una normativa organica, ma la materia era regolata da leggi addirittura risalenti al periodo fascista. Dopo numerosi interventi normativi, finalmente nel 1998 viene introdotto un decreto legislativo, il decreto legislativo numero 286 del 1998, noto anche come testo unico sull'immigrazione. All'interno del testo unico sull'immigrazione troviamo tutta una serie di norme che vanno per la prima volta a disciplinare in maniera organica la condizione giuridica del cittadino straniero in Italia. Il testo unico sull'immigrazione nasce, per così dire, per dare attuazione a una norma di principio, che è l'articolo 10 della Costituzione italiana. Nell'articolo 10 della Costituzione italiana noi leggiamo che la condizione giuridica dello straniero in Italia è regolata dalla legge. Queste leggi però devono sempre rispettare quella che è la normativa sovranazionale, quindi le leggi italiane che regolano la materia dell'immigrazione devono necessariamente rispettare la normativa europea. Il testo unico sull'immigrazione si compone di 49 articoli ed è suddiviso in 6 capi. Ogni capo approfondisce una materia di carattere particolare. Il titolo primo del testo unico sull'immigrazione contiene i cosiddetti principi generali, quindi quelle norme generali che si applicano agli stranieri che si trovano sul territorio italiano. Quindi, in primo luogo, nel titolo primo noi troviamo descritto l'ambito di applicazione del testo unico sull'immigrazione. Dopodiché vengono descritti i diritti e i doveri degli stranieri che si trovano sul territorio italiano. Il titolo secondo contiene tutte quelle norme che riguardano l'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento dal territorio italiano degli stranieri, quindi dei soggetti che non hanno la cittadinanza italiana. In questo titolo troviamo norme che disciplinano l'arrivo e la permanenza in Italia del cittadino straniero in maniera regolare, ma si disciplinano anche i casi di ingresso in maniera irregolare sul territorio nazionale. In questo titolo troviamo anche tutta una serie di norme di carattere umanitario. Il titolo 3 del testo unico sull'immigrazione è dedicato alla disciplina del lavoro, quindi in questo titolo troveremo tutte quante quelle norme che si applicano agli stranieri che si trovano sul territorio dello Stato per ragioni di carattere lavorativo oppure che intendono entrare in Italia al fine di svolgere un particolare lavoro. Ci sono dunque delle norme che vanno a riguardare non solo il cittadino straniero ma anche il datore di lavoro, che può essere sia italiano che straniero. Il titolo 4 invece va a riguardare il cosiddetto diritto all'unità familiare e i diritti dei minori, quindi abbiamo tutta una serie di disposizioni che riguardano i ricongiungimenti familiari e che riguardano la permanenza dei minori e dei loro genitori all'interno del territorio italiano. Il titolo quinto contiene norme che riguardano la materia sanitaria, la materia dell'istruzione, la materia alloggiativa. È importante sottolineare che dal punto di vista dei servizi sanitari, lo straniero regolarmente soggiornante in Italia ha accesso a tutti quanti i servizi riguardanti il sistema sanitario nazionale. Stessa cosa dicasi per il minore che fa ingresso in Italia, ha diritto di accedere all'istruzione come un cittadino italiano, quindi come un minore italiano. Il titolo 6 è il titolo conclusivo, contiene le norme finali e quindi sostanzialmente ci dice quali norme sono state abrogate con la promulgazione del testo unico sull'immigrazione e contiene poi le cosiddette norme transitorie e finali che vanno a disciplinare la materia che si applica in pendenza dell'entrata in vigore del decreto legislativo. Abbiamo parlato dunque del testo unico sull'immigrazione.
Questo testo unico è nato nel 1998 e va a contenere tutta una serie di norme che si applicano ai cittadini stranieri che si trovano sul territorio italiano in maniera regolare o in maniera irregolare. Contiene norme volte a disciplinare l'accesso dei cittadini stranieri al lavoro, all'istruzione, al sistema sanitario. Contiene norme che vanno a disciplinare l'allontanamento dei cittadini stranieri che si trovano irregolarmente sul territorio dello Stato. Si compone di 49 articoli e nasce in applicazione dell'articolo 10 della Costituzione italiana, articolo 10 della Costituzione che prevede che la condizione giuridica dello straniero in Italia è regolata da una legge. Questa legge è il testo unico sull'immigrazione.